Ciao cantanti, partiamo dalle basi. La voce è uno strumento che si sviluppa su più livelli. Questi elementi si devono coordinare e devono entrare in equilibrio tra loro durante la fonazione. Se vogliamo fare una metafora per chiarire questo concetto, dobbiamo immaginare il nostro strumento voce come una torre a 3 piani. Al piano terra di questa nostra torre immaginaria ci sono le fondamenta che sono costituite proprio dalla respirazione. Quindi anche nel nostro corpo tutto ciò che è legato alla gestione del fiato. Se saliamo al secondo piano invece troviamo la gola e le nostre corde vocali, che sono importantissime proprio perché sono loro che entrando in vibrazione col passare dell'aria vanno a produrre una nota, un suono e una certa timbrica particolare. Al terzo piano e alla cima della nostra torre immaginaria invece ci sono tutte le cavità di risonanza, che sono importantissime perché amplificano il suono e quindi le frequenze prodotte dalle corde vocali vengono amplificate e vengono valorizzate oppure limitate. Il primo pensiero potrebbe essere che le corde vocali siano l'elemento più importante. In un certo senso è così, proprio perché, come dicevo prima, la timbrica del nostro suono è proprio prodotta dalle corde vocali, quindi le mie corde vocali sono diverse dalle vostre e ognuna produrrà un suono diverso, una timbrica diversa e questo è molto importante. Quindi come sono fatte le nostre corde vocali determina proprio la nostra unicità vocale. Inoltre, e poi lo vedremo meglio, anche tutto il discorso legato al falsetto e alla voce piena avviene esattamente nella gola, ok? Con tutta una serie di particolarità fisiologiche che poi approfondiremo insieme. Però per quanto è importante, il nostro secondo piano non può esistere senza gli altri due. Sempre tornando alla metafora della torre, se crollano le fondamenta, cade anche tutto ciò che sta sopra. E anche la cima della torre in qualche modo determina il soffitto su cui poggia poi anche il nostro secondo piano. Quindi fuori di metafora possiamo dire che questi 3 elementi devono assolutamente coordinarsi e coesistere in un equilibrio. Le fondamenta sono proprio date dalla respirazione perché senza l'aria le nostre corde vocali non vibrerebbero. Noi principalmente siamo uno strumento a fiato, come può essere una tromba o un clarinetto. Quindi in base a come gestiremo il flusso d'aria, anche la vibrazione delle corde vocali sarà più o meno instabile e le nostre corde vocali stesse riusciranno a mantenere una certa posizione e un lavoro muscolare di un certo tipo. Il tratto di risonanza invece può facilitare il lavoro delle corde vocali oppure ostacolarlo se la risonanza non è gestita correttamente. Anche in base a questa spiegazione mi sembra chiaro che la voce sia uno strumento atletico. Noi cantanti dobbiamo paragonarci proprio a degli atleti sportivi, anche se non si direbbe da fuori, perché il lavoro fisico muscolare ce l'abbiamo all'interno del nostro corpo, quindi da fuori magari non si nota questo lavoro così intenso, ma in realtà è proprio così, perché se noi ci pensiamo dobbiamo coordinare tanti elementi all'interno del nostro corpo che sono muscoli di fatto. Il diaframma è un muscolo, ma essendo un muscolo involontario, comunque semi-involontario, non possiamo controllarlo direttamente e quindi per gestire il flusso d'aria dovremo coordinare altri muscoli, che sono i muscoli intercostali, i muscoli addominali, obliqui trasversi, gli addominali retti e poi vedremo in che modo, e devono coordinarsi per appoggiare e sostenere il nostro diaframma nel suo lavoro. Le corde vocali stesse sono dei muscoli con più fibre e fasci muscolari che vedremo poi come lavorano e comunque all'interno della laringe avvengono tante attività muscolari di vario tipo. E infine anche la lingua stessa è un muscolo collegata tra l'altro direttamente alla laringe e la lingua si colloca proprio nel tratto di risonanza della bocca, che è la nostra cavità di risonanza principale. E d'altra parte i muscoli di tutto il corpo possono anche creare delle tensioni negative che possono limitare il nostro suono e renderlo più faticoso da gestire o più instabile. Quindi in sostanza cantare è una coordinazione muscolare di tutto il nostro corpo. Va da sé che si impara a cantare con l'allenamento e l'esercizio. Se ci pensiamo è assolutamente normale che un calciatore che abbia per la prima volta approcciato questo sport non sappia coordinarsi nel momento in cui deve fare un movimento, per esempio deve calciare la palla e buttarla dentro la porta. Quindi dovrà fare quel movimento più e più volte durante la giornata, più volte durante la settimana, per allenare quel tipo di movimento muscolare, una coordinazione di tanti muscoli del suo corpo. Cantare è esattamente la stessa identica cosa. Ci sono alcuni che magari sono più predisposti, più portati per il canto e allora possiamo definirli talenti in un certo modo, però io credo anche che
il talento vero sia il frutto di tanto lavoro. Noi quando vediamo un cantante che è già bravo, pensiamo che sia un dono naturale, ma non sappiamo quanto lavoro ci sia dietro prima di quella performance. E più andiamo a cantare su generi più tecnici, quindi quando si parla per esempio di voce piena in acuto, che è forse il tipo di emissione più tecnico che esista, allora tutto il nostro corpo deve impegnarsi muscolarmente in modo anche abbastanza intenso per poter ottenere quel suono e tenerlo in equilibrio. Quindi non disperatevi se partite da un livello base in cui vi sentite stonati, vi sentite affaticati quando cantate, sentite di non aver controllo, perché quando ho iniziato anche io a cantare mi sentivo esattamente nello stesso modo. Non ero bravo, ok? Magari sentivo che avevo del potenziale, però quel potenziale era ancora inespresso, non riuscivo a incanalare quello che avevo in mente, il suono che volevo ottenere, nell'aspetto pratico invece del canto. Ecco perché in questo Patreon vi spiegherò passo per passo tutti gli elementi legati alla gestione del vostro corpo, vi spiegherò come gestire la respirazione, come gestire il lavoro delle corde vocali, come gestire la risonanza e coordinare tutti questi elementi insieme. Troverete dei video più discorsivi in cui spiegherò dei concetti molto importanti anche per capirci a livello terminologico e poter gettare le basi di una comprensione comune, supportati certamente da diversi esempi. Poi troverete dei video con esercizi pratici, vi consiglio comunque di guardare prima il video spiegazione per comprendere meglio perché si fa un certo esercizio e capire meglio anche la spiegazione stessa dell'esercizio. Troverete dei video di approfondimento su alcuni argomenti disparati e infine dei video relativi all'ear training, quindi all'allenamento dell'orecchio, sia per chi ha difetti in intonazione, sia per chi invece vuole affinare la competenza, la conoscenza del riconoscimento degli intervalli, delle scale e così via. Mi fermo qui, spero che questo video vi sia stato utile, se avete domande scrivetemele nei commenti e ci vediamo sul Patreon. Ciao!